Lautaro Martinez sta di fatto dominando la Coppa America, però chissà come mai oggi non fa così notizia come invece ai tempi al Mondiale, quando non andava benissimo, quando aveva perso il posto da titolare. Allora ne parliamo noi oggi in questo nuovo episodio qui su Passione Inter, in cui ci focalizziamo su Lautaro Martinez, ma diamo anche uno sguardo a come stanno andando tutti gli interisti impegnati tra la Coppa America appunto e l'Europeo 2024. Ben ritrovati e ben ritrovati allora amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e gli appuntamenti in diretta alle 19:30 con tutte le notizie del momento e ce ne sono molte da commentare. Qui parliamo di Lautaro Martinez e partiamo proprio da Lautaro Martinez, su cui si è detto e si è scritto molto al mondiale quando l'Argentina vince, in un mondiale in cui era partito da titolare e poi invece era stato scavalcato da Julian Alvarez, meritatamente per quello che si era visto sul campo, assolutamente sì. Un mondiale in cui comunque Lautaro, lo ricordiamo, aveva segnato il rigore decisivo con l'Olanda ai quarti di finale ed era entrato poi nell'azione del 3-2 nella finale contro la Francia, giocando praticamente da infortunato, perché poi nelle scorse ore Lautaro è stato intervistato lì negli Stati Uniti dove si trova appunto per la Coppa America e in questa intervista ha ricordato come a quel mondiale era arrivato facendo delle infiltrazioni per i problemi alla caviglia che aveva avuto e addirittura dice di aver rischiato di doversi operare, quindi sicuramente non la situazione migliore per un giocatore importante per esprimersi al meglio in un torneo così di alto profilo. È indubbio, è fuori da ogni dubbio che comunque poi ci sia stato anche un periodo di appannamento che ha ulteriormente acceso le discussioni attorno a Lautaro, perché comunque credo dal settembre 2022, poi il mondiale, poi fino a marzo in 16 partite consecutive non è riuscito ad andare in gol con la selezione argentina. Però adesso la situazione si sta completamente ribaltando in questo appuntamento molto rilevante come la Coppa America. Perché vi do un po' di numeri. Lautaro Martinez partiva dietro Julian Alvarez nelle gerarchie questa volta, con Alvarez del Manchester City che lo aveva scavalcato quindi in maniera definitiva. Però ha giocato 14 minuti nella prima gara, 17 nella seconda e 90 minuti nella terza gara del girone, segnando un gol al Canada, un gol al Cile e 2 gol al Perù. Quindi su 5 gol segnati dall'Argentina nella fase a girone in cui l'Argentina segna 5, ne subisce 0 e vince tutte e 3 le partite, 4 di questi 5 sono stati segnati da Lautaro Martinez e uno solo invece da Julian Alvarez. In questo momento Lautaro quindi è il capocannoniere del torneo, era addirittura dai tempi di Batistuta che un calciatore dell'Argentina non segnava in tutte e 3 le partite del girone, quindi si stanno sprecando, potete immaginare anche i paragoni e i paralleli. Lautaro quindi ha già superato il suo record di gol segnati in Coppa America, perché una prima volta ne aveva segnati 2 e alla seconda esperienza ne aveva segnati 3, questa volta è già a 4. Ha superato anche, ha raggiunto anzi Agüero come numero di gol segnati in Coppa America. Agüero ha giocato però molte più partite di Lautaro e addirittura Lautaro è arrivato all'8° posto nella classifica dei migliori marcatori della storia argentina, è a 3 gol da Di Maria, che punta quindi eventualmente a superare, così come curiosità è ottavo anche nella classifica dei migliori marcatori dell'Inter a 4 gol da Niers, quindi un altro obiettivo da raggiungere anche nell'Inter. È il secondo miglior marcatore della gestione Scaloni, quindi sotto la guida del commissario tecnico Scaloni solo Messi ha segnato più di Lautaro Martinez e quindi in queste ore si sta molto discutendo, perché intanto ho letto dei titoli dove si è parlato anche di killer della Coppa America, è stato ribattezzato sui giornali, ma si dibatte molto in vista dei quarti di finale che verranno giocati contro l'Ecuador, con Lautaro Martinez che a questo punto scalpita per togliere definitivamente il posto a Julian Alvarez e prendersi il posto da titolare dell'Argentina, e quindi una situazione che si può ribaltare rispetto al mondiale, una vetrina anche molto importante considerando che poi il tabellone si è impostato in un modo che per l'Argentina non si preannunciano grandissimi ostacoli fino alla finale, e in generale mi sembra di aver visto un'Argentina forse la più accreditata. Si sapeva un po' già prima della partenza, ma sul campo sta dimostrando di essere forse la principale favorita, ecco, a questa alla vittoria finale. Ho già letto diversi commenti del tipo: vabbè, però ha segnato contro il Perù, le squadre sono quelle, eccetera, eccetera. Io personalmente questi discorsi, sempre nell'andare a sminuire, cercare di sminuire soprattutto i nostri, non li condivido molto, perché
Comunque è vero, ha segnato una doppietta al Perù, però ha segnato anche al Canada e al Cile, 2 nazionali comunque importanti. Ha segnato in 3 partite su 3, di cui 2 volte, è partito, dalla panchina. Oltre ai gol, perché non contano solo quelli, soprattutto col Perù ha fatto anche una prestazione veramente completa, venendo anche a giocare molto bene, con i compagni, favorendo gli inserimenti. Ha fatto davvero, una partita positiva, addirittura sui quotidiani voto 9 in pagella, ha ottenuto. E in generale comunque, se Lautaro ha segnato contro il Perù, i propri compagni non lo hanno fatto, quindi, vuol dire che qualcosa di buono, ecco, gliene va dato atto. Ma, sta dimostrando una forma straripante in questo momento, un momento in cui invece altri grandi bomber, anche in Europa lo stiamo vedendo, ci sono dei bomber con cui si dice: "Lautaro non può essere messo a confronto perché sono superiori", non vedo altri che stanno facendo le fiamme, ecco, in questo europeo. Mbappé con la Francia, okay, l'infortunio al naso, ma non sta volando. Kane stesso adesso si è sbloccato contro la Slovacchia, però ecco, diciamo non è una squadra, con tutto il rispetto per la Slovacchia, candidata alla vittoria, quindi il discorso varrebbe anche qua. I capocannonieri all'europeo sono Musiala, Schranz e Mikautadze, per dire, in questo momento. E questo per rispondere un po' anche alle discussioni sul blocco Inter che ci sono state in queste ore. Ne abbiamo già parlato in un altro contenuto con il nostro Simone Frizza, però, fa sorridere, ecco, sentir dire che l'Italia è uscita dall'Europeo per colpa del blocco Inter e poi vediamo, per esempio, che Lautaro Martinez con l'Argentina ha questi numeri e sta facendo, così bene. Su Lautaro poi ci torniamo, prima però vorrei dare uno sguardo, come dicevo, anche a tutti gli altri interisti, a come stanno andando gli altri interisti nelle competizioni. Rimaniamo sulla Coppa America, rimango sull'Argentina, parlo di Valentin Carboni che c'era molto hype attorno a Valentin Carboni, tanta attesa nel capire se avrebbe giocato innanzitutto e se può dare qualche segnale in più o per l'Inter, convincere l'Inter a tenerselo a tutti i costi in rosa, oppure sul mercato a portare delle offerte ancora più alte rispetto a quelle di cui si sta parlando. Ecco, Valentin Carboni ha trovato il debutto soltanto nella terza partita del girone, proprio quella contro il Perù, con l'Argentina già qualificata, ha giocato gli ultimi minuti, non ha lasciato un grandissimo segno, vedremo se avrà più spazio adesso più avanti. Non sta facendo bene, devo dire, purtroppo Buchanan invece, che non aveva brillato nemmeno nelle amichevoli, così con un gol mangiato contro l'Argentina alla prima partita del girone e poi di fatto ha perso il posto visto che nelle ultime 2 partite è partito dalla panchina, non benissimo quindi. Alexis Sanchez invece, anche se, adesso il contratto ufficialmente è scaduto, è stato il migliore in campo alla prima partita contro il Cile e poi è andato incalando in quella sua solita posizione da, trequartista offensivo alle spalle della punta, comunque molto mobile lì davanti. In Europa invece Sommer, purtroppo lo sappiamo, con la Svizzera sta facendo il suo, ha eliminato, ecco, la nostra Italia, ha subito 3 gol in 4 partite, adesso affronterà l'Inghilterra purtroppo, al posto nostro. È un altro europeo in cui non viene sollecitato in maniera clamorosa, quindi sta proseguendo sulla scia di quanto fatto all'Inter. Non stanno andando benissimo invece i nostri nella nazionale francese, perché, Pavard ha ancora, 0 minuti, c'è stato anche un accenno di polemica in una delle prime conferenze stampa sul suo ruolo, mentre Marcus Thuram nei gironi è rimasto in panchina alla terza partita, non ha segnato, non ha particolarmente brillato, tant'è che in Francia in questo momento c'è un po' di discussione attorno anche alla differenza di rendimento che ha tra l'Inter e la nazionale. Vediamo se verrà confermato contro il Belgio, se si sblocca soprattutto contro il Belgio in questo, ottavo di finale. Arnautovic, visto che parlavamo del girone della Francia, appunto contro la Francia ha avuto più di qualche difficoltà, l'ho visto abbastanza impacciato devo dire. Poi contro la Polonia invece ha cominciato a macinare meglio, ha segnato anche su calcio di rigore. Contro l'Olanda, la terza del girone, si è mangiato un gol abbastanza, ecco, che ha fatto il giro un po' dei social, visto che non era proprio impossibile da fare, e affronterà agli ottavi la Turchia di Hakan Çalhanoğlu che però sarà squalificato, quindi un Ciala che spera, ecco, che i propri compagni possano far fare un turno in più a questa Turchia di Montella, per me è da tenere d'occhio. Ha giocato in un ruolo un pochino diverso a livello di compiti rispetto a quello che ricopre all'Inter, partita la peggiore sicuramente quella contro il Portogallo, persa per 3-0 e tra l'altro quelle erano anche le ore in cui si parlava molto di mercato, per questo io ho detto secondo me ci sta che si prenda qualche ora prima di
parlare prima di annunciare qualcosa, visto che arrivava da una brutta partita con un 3-0 pesante contro il Portogallo. Però avevano fatto male un pochino tutti, oltre a Çalhanoğlu, che è stato invece decisivo con un gol bellissimo contro la Repubblica Ceca, ed è un gol che è valso il passaggio del turno, quindi molto molto importante. Sugli italiani, non so, faccio dire la vostra, aspetto i vostri commenti sul rendimento degli italiani. Io, salvo in parte Nicolò Barella, anche se poi ha un po' mollato anche lui come tutta la nazionale, salvo Bastoni che è schierato fuori ruolo. Tra l'altro in queste ore si è acceso un piccolo caso su Bastoni, perché ha messo un mi piace su Instagram ad un post del giornalista Fabrizio Biasin che in sintesi brevemente diceva che di fatto i giocatori del blocco Inter sono stati messi tutti fuori ruolo sostanzialmente, e Biasin ha ragione, condivido un po' anche la frustrazione di Bastoni. Non è un bel segnale secondo me se lasci un like così pubblico, perché è visibile, lo vedono tutti, e lanci un messaggio comunque mettendo il tuo mi piace ad un post così, ci fa capire ulteriormente come dentro la nazionale ci sia più di qualche problema, e probabilmente ci sarà ancora. Darmian, però, soprattutto Di Marco e Frattesi non hanno fatto bene in un contesto in cui far bene oggettivamente era impossibile, visto che penso di tutta la nazionale possiamo salvare di fatto Donnarumma e forse Zaccagni, che ha giocato pochissimo e poco altro. Nell'Olanda De Vrij ha fatto bene, nelle prime 2 partite, poi nella prima partita anzi ha fatto bene, poi qualche sbavatura in una partita negativa, contro l'Austria, dove è un po' colpevole anche sul gol preso. Dumfries invece si è fatto ben vedere nella prima partita. Nella seconda c'è stata un po' di discussione, un po' di polemica, perché era sulla traiettoria, del pallone di Xavi Simons che aveva segnato, e poi invece è stato annullato per un fuorigioco forse ingiusto per quello che si è visto poi nella partita tra Spagna e Georgia, in cui invece un gol simile è stato convalidato, quindi un po' di polemica che ci stava. Però di fatto Dumfries si è preso il posto da titolare, anche in vista degli ottavi di finale. In Olanda ho sentito le interviste di diversi compagni di squadra che dicono che Dumfries è il giocatore più sottovalutato di questa nazionale. Tanti tifosi, ho visto, sapete quei video che girano adesso sui social, dove chiedono ai tifosi di indicare il giocatore per cui stravedono, eccetera. Tanti tifosi olandesi dicono Dumfries, quindi da tenere d'occhio, anche perché in ottica Inter in settimana è atteso un altro incontro che può essere decisivo per discutere il rinnovo di contratto di Dumfries. Ve ne abbiamo parlato più volte, ve l'ho detto più volte. È vero che tempo fa sembrava in uscita, però vi ho sempre detto attenzione, perché per l'Inter la priorità è provare a blindare Dumfries, provare a tenerselo. Quindi questo incontro sarà molto importante in quest'ottica. L'Albania poi mi ha ben impressionato Aslani, ha giocato tutte e 3 le partite secondo me con buona qualità, forse una delle note più interessanti di questo europeo tra gli interisti, perché ha giocato più da regista mezzala, cioè con dei compiti di regia, ma spostato più da mezzala, andando anche a supportare gli attaccanti. Accanto a lui è stato messo un giocatore più di rottura e di recupero, e quindi è una buona prova, sicuramente gli ha dato fiducia, perché su un palcoscenico importante si è messo in mostra, e questo secondo me è molto importante in vista del ritorno all'Inter. Ottimi segnali sono arrivati poi anche da Zielinski, nuovo arrivato in casa nerazzurra, una Polonia che si è dimostrata molto in difficoltà, devo dire. Ha vestito anche la fascia da capitano in assenza di Lewandowski, ha provato a fare da guida alla squadra, era uno dei giocatori di maggior carisma ed esperienza anche internazionale, ha fatto un assist, giocando un po' da trequartista avanzato, poi si abbassava molto per venire in mezzo ad aiutare i compagni. La Polonia finisce fuori dai gironi con un solo punto conquistato, molto male. Zielinski ha provato a fare il suo, secondo me ha dato dei buoni segnali in ottica Inter. Non vediamo l'ora di vederlo ad Appiano Gentile, dove arriverà prima Taremi, che non era impegnato in nessuna competizione, quindi sarà all'inizio del ritiro già in nerazzurro. Zielinski forse invece qualche giorno dopo. Andiamo in chiusura, però, come detto, e volevo chiudere giusto, visto che siamo partiti da Lautaro, chiudiamo da Lautaro. Lautaro che al ritorno alla Coppa America andrà a firmare anche il contratto con l'Inter per il rinnovo molto importante, a cifre onerose, è stato già preparato e le parti sono tutte d'accordo, diciamo, su tutti i dettagli, dopo una lunga trattativa. Diciamo anche, piccola chiosa personale, vista la particolarità della gente, il fatto che l'accordo sia stato raggiunto prima di questa Coppa America che sta mettendo in mostra Lautaro Martinez è una grande notizia per l'Inter, altrimenti chissà, ecco, che richiesta avrebbe potuto avanzare oggi il suo procuratore. Bene così comunque, meglio così, contento Lautaro per il rinnovo, contenta l'Inter che sta vedendo un giocatore straripante in questo momento, sperando che prosegua così anche nella prossima stagione in nerazzurro. Fatemi sapere un po'
Cosa avete notato anche voi dei nostri? Se avete delle note interessanti scrivetele nei commenti, ci confrontiamo poi in diretta alle 19:30. Vi lascio ricordandovi di fare un salto su passioniter.club, dove come ogni lunedì torna l'appuntamento delle 22, dove parliamo di europeo, di Italia, di blocco Inter, di tutti gli argomenti di mercato sul nostro server Discord www.passioniter.club. Vi aspettiamo lì e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.